Buono. Arancini di riso al burro. Arancini, arancine, non lo so. Io li chiamo arancini. So che è una diatriba fra Palermo, Catania, comunque. Quelli sono. Prepariamoli insieme. Iniziamo. Cuociamo il riso in 1 litro e 200 ml di acqua. Deve asciugarsi il riso nella propria acqua, non deve essere scolato. Quindi lo mettiamo sul fuoco con una noce di burro abbondante, tipo 2 cucchiai di burro e una bustina di zafferano, un cucchiaino abbondante di brodo granulare. Lasciamo andare a bollore e poi buttiamo appena bolle il riso, 500 g di riso arborio io, oppure originario o Roma. Io preferisco quello con i chicchi grossi, quindi arborio o carnaroli, e lascio cuocere fino ad assorbimento del liquido, girando di tanto in tanto. Bello morbido, però non scotto, quindi i chicchi sono belli evidenti, come vedi. Aggiungo 2 o 3 cucchiai di parmigiano, formaggio grattugiato. Adesso che è ancora caldo, così si scioglierà, e giro. Pochissimo pepe nero e lascio raffreddare in un contenitore capiente abbastanza largo, in modo che raffreddi prima. E lascio raffreddare. Intanto preparo il ripieno: 200 g di provola, 200 g di prosciutto cotto, 200 ml di besciamella bella consistente, e aggiungo la provola nella besciamella. Taglio anche il prosciutto e lo aggiungo. Amalgamo bene, magari in una ciotola più grande sarebbe stato meglio, ma oramai avevo sporcato questa, quindi utilizziamo questa. Vedi, una bella arcia, bella umida. Riprendo il riso ormai freddo, Compatto. Praticamente è un blocco. Prepariamo gli arancini. Una ciotola con acqua. Così ci aiuterà a bagnarci le mani per non far attaccare. Iniziamo. Una manciata di riso abbondante e un bel po' di ripieno all'interno. Chiudiamo con altro riso e li facciamo rotondi questa volta. Quelli a ragù li feci invece a punta. Poi se vuoi vedere anche l'altra versione classica con ragù, ti lascio il link qui sopra oppure sotto in descrizione e nel primo commento. Come al solito trovi tutto, suggerimenti, riepilogo ingredienti, eccetera eccetera. Ecco qua, facilissimo. Il riso praticamente si attacca da solo. Io l'ho fatti belli cicciotti, come al solito. Quindi riso, ripieno abbondante, perché poi lo troviamo tutto filante, e riso. Bagniamo la mano. I chicchi si vedono, devono essere. A me non piace il riso troppo cotto. Con queste dosi e queste dimensioni ne vengono 10.
Se li fai più piccoli naturalmente ne vengeranno di più, questi sono veramente grandi, poi calcola che va anche l'impanatura. Prepariamo la pastella. 200 g di farina, sale e acqua quanto ne riceve. La aggiungiamo pian piano per non far fare i grumi. Così va bene, deve essere fluida ma non troppo. Erano 500 ml, sono rimasti 150, quindi 350 ml di acqua più o meno, un po' di sale, pangrattato. Mettiamone poco alla volta perché sennò poi si impasta tutto con la pastella, quindi poi dobbiamo buttarlo, quindi ne mettiamo poco, ne passiamo alcuni e poi lo cambiamo. Guarda che meraviglia, sono belli compatti, fermi, e li tuffiamo nella pastella che come vedi li copre leggermente senza esagerare, quindi una pastella abbastanza fluida, e li impaniamo compattando così con le mani. Ed eccoli belli pronti, panati, pronti da friggere in abbondante olio di arachidi, possibilmente se no di girasole. Faccio la prova con un po' di pangrattato e proseguo con la cottura. Non esagerate con l'inquadrativo perché poi se no non cuocerebbero bene. Il fuoco deve essere sempre bello a temperatura, però non eccessivamente bollente. Devono avere il tempo di cuocersi anche all'interno, di cuocersi, più che cuocersi deve sciogliersi il ripieno, ecco. E deve diventare croccante l'esterno. Intanto avete notato che ho cambiato cucina, sono scesa giù in taverna. Ed eccoli belli golosi, con il ripieno che quasi esplode. Croccantissimi fuori. Morbidi, teneri, scioglievoli, ripieni di tanta roba dentro. Non vedevo l'ora di questo momento dell'assaggio. Li adoro. Sono bollenti. Mamma mia, gli ospiti stanno arrivando, mi intanto assaggio, Buono, buonissimi, rifateli. Ciao ciao, alla prossima. Se ancora non sei iscritto iscriviti, è gratis. Grazie.